Qualche tempo fa ho ridato vita a questo Fiat Doblò e oggi è tempo di upgrade all'autoradio. Andremo a sostituire questa vecchia autoradio, toglieremo tutto, via questa vecchia plancia che farà spazio ad una nuova con uno schermo di ultima generazione a LED da 9 pollici. Ma soprattutto andremo a ripristinare il viva voce perché telefonare alla guida è vietato ed è soprattutto pericoloso. Sì, perché il nuovo kit che andremo a installare ha anche questa funzione oltre al navigatore. Per questo ringrazio la Toto che mi ha mandato il suo modello di punta, la Toto S8 Ultra, un modello veramente bello, molto interessante, con un display da 9 pollici, un processore 8 core, 6 GB di RAM e 128 GB. Inoltre mi hanno inviato anche la telecamerina posteriore così da agevolare le manovre di parcheggio. Ma andiamo a vedere cosa c'è dentro la confezione. All'interno troviamo una guida rapida all'installazione, anche in italiano, una SIM card da 100 MB per fare le prove, la garanzia e 2 pellicole trasparenti proteggi schermo. E ovviamente ecco qui l'autoradio con il suo bel schermo a LED, senza tasti meccanici, è tutto touch. All'interno di questa scatola invece abbiamo tutta una serie di cavi. Qui è dove può essere inserita la SIM per avere il wifi in auto e la telefonia completamente in modo indipendente dal nostro smartphone. Un cavo video per un'eventuale telecamera anteriore, una dashcam, e con questo cavetto possiamo collegare eventualmente una chiavetta USB o una memoria esterna alla nostra autoradio. Sono presenti più connettori ISO, così possiamo scegliere e individuare quello più adatto alla nostra auto. Questo è il connettore ISO A. Poi c'è un connettore audio out e questo è il cavo video per collegare la telecamera posteriore. Un secondo connettore ISO, questo è di tipo B. Questo è il phone link per collegare direttamente lo smartphone con Android Auto o Apple CarPlay via cavo. E questo è un cavo ISO universale in cui possiamo cablare uno ad uno tutti i cavi nel caso la nostra auto non fosse per niente compatibile con i connettori presenti nella confezione. Passiamo alle antenne, questa è la 4G, questa è l'antennina GPS e questo è il microfono esterno lavalier per ottimizzare l'audio del viva voce. E poi sono presenti delle staffe per bloccare bene la radio nella plancia. Viene venduta a parte invece la telecamerina posteriore. Anche qui abbiamo un foglietto con lo schema per i collegamenti e niente di più. C'è un cavo molto lungo perché deve portare il segnale video e l'alimentazione dal posteriore dell'auto fino all'autoradio. E questa è la micro telecamerina a colori che va fissata appunto all'altezza del portatarga posteriore o anche in alto vicino al terzo stop, dipende un po' dal modello di auto che abbiamo. Nel kit c'è veramente tutto e l'installazione è anche abbastanza semplice in teoria. Basta prendere l'adattatore ISO, quello più specifico della nostra vettura, e nell'interno del kit ce ne sono un paio. E poi bisogna collegare la parte inferiore al connettore della nostra vecchia radio e quello nuovo va installato qui sul retro. Però se noi dovessimo avere un'autoradio particolarmente vecchia, ecco che tutti questi cavi vanno saldati uno a uno. Ed è per questo che mi faccio aiutare da Damiano. Ciao a tutti! Sì, nel caso in cui ci fosse un'autoradio particolarmente vecchia, questi connettori qua moderni non sono adatti, quindi ci hanno fornito anche di questo qua che però implica il collegamento ad uno dei nostri cavi della radio precedente. A venirci in aiuto comunque ogni cavo ha scritto lo specifico collegamento, quindi la terra, appunto i comandi al volante, l'antenna. Nel caso del Doblò in questione molto probabilmente non sarà necessario tutto questo, però noi eventualmente siamo pronti ad affrontare la cosa. Mentre nel caso della retrocamera sarà necessario fare un collegamento alla luce di retromarcia dell'automobile
e quindi un minimo di collegamento elettrico in questo caso è necessario, quindi non è, diciamo, non è plug and play. E questa è la retrocamera. Indispensabili e non presenti nel kit sono questi strumenti. Allora, queste sono le chiavette per l'estrazione dell'autoradio. Diciamo che ogni autoradio ha le sue chiavette di estrazione. Nel caso del doblò sono queste, che andranno inserite sulla vecchia autoradio, e poi c'è l'adattatore per l'antenna. E per finire, dal punto di vista estetico, poi ci vuole la mascherina, che in questo caso per il doblò è questa, una mascherina fatta su misura a 2 DIN, che praticamente andrà a sostituire quella vecchia. Quindi qui avremo il nuovo schermo, questo, che andrà inserito qui dentro, e avremo ugualmente i bocchettoni dell'aria. Questo kit ovviamente è un aftermarket che va ricercato appunto per ogni singolo modello. La prima operazione è appunto quella di estrarre l'autoradio con le chiavette adatte. Ecco, e qui dietro vediamo tutti i nostri cablaggi. Vanno staccati uno a uno. Questa è l'antenna e questo è il nostro vecchio adattatore DIN. Questo dovrebbe essere il connettore del sistema BlueMe che già non funzionava più e che adesso verrà totalmente staccato, disabilitato. Come prima operazione andiamo a togliere anche tutta quella che è la maschera, in modo da farci spazio e vedere meglio i collegamenti. Non sempre, anche se all'interno della kit della Toto S8 ci sono i vari cablaggi, non sempre sono compatibili al 100% con le nostre autoradio. Infatti anche noi abbiamo provato l'ISO A, abbiamo provato l'ISO B, ma l'autoradio non si accende. Ecco perché è necessario avere qualcuno che di elettronica un po' se ne intende, perché ci sarà da cablare un cavo ex novo. Abbiamo bisogno di un'alimentazione sotto chiave per l'autoradio, altrimenti o resta sempre accesa o non mantiene la memoria delle impostazioni. Di conseguenza andiamo a prendere il polo positivo dalla nostra presa accendisigari, in modo che l'autoradio venga accesa solamente quando la chiave della nostra automobile è accesa. Qua. Questa è l'alimentazione dell'accendisigari e questo è il cavo del sottochiave. Adesso andrò a tagliarlo e a fare un'aggiunta, e da qua partirà un cavo che andrà su fino all'autoradio. Nel frattempo ci occupiamo di preparare la nuova plancia che conterrà la Toto S8. Andiamo quindi a togliere dalla vecchia maschera la barretta con i tasti dei fendinebbia, del retronebbia, con anche il tasto delle 4 frecce d'emergenza. E togliamo anche i deflettori dell'aria, che andremo a passare, a spostarli della nuova maschera. Entrano alla perfezione. Fissiamo la barretta con i tasti e la nostra plancia sta prendendo forma. Proviamo ora ad inserire la Toto S8 e qui dovremo fare degli adattamenti in maniera artigianale. Dobbiamo adattare la nuova maschera alle dimensioni dell'autoradio. Prendiamo le misure e si taglia. Ora dovremmo esserci. Rifiniamo con uno spessore in gomma morbida e voilà!
La nuova plancia con la Toto S8 è pronta. Poi si prosegue con la vera installazione di questo kit, a partire dalle antenne. Antenne che sono 3. Allora, sempre con lo strumento di rimozione plastiche abbiamo tolto questo piccolo vano portaoggetti e fatto passare il cavo dell'antenna GPS attraverso il cruscotto e dietro a dove andrà alloggiata la radio. Per l'antenna del 4G invece, che dovrà essere attaccata al vetro, l'abbiamo fatta passare attraverso questa fessura e poi nelle guarnizioni della porta, per poi entrare nel vano portaoggetti e poi entrare sempre nella plancia dietro la radio. L'antenna FM, che ovviamente c'era già nell'auto, andrà inserita direttamente sull'autoradio. Altro passo è il collegamento del phone link, ovvero Android Auto via cavo oppure Apple CarPlay via cavo. E in questo caso, dato che avevamo già rimosso la plancia per il discorso del sottochiave, abbiamo anche spostato la manopola del cambio e fatto passare il cavo in questo piccolo vano portaoggetti e sempre su verso il nostro cruscotto. Mentre gli altri due connettori, ovvero l'alloggiamento per la SIM e l'alloggiamento per lo spazio di archiviazione esterna, li abbiamo messi dentro al cassetto del cruscotto e vanno sempre dietro, insieme al cavo dell'antenna 4G, alla plancia. Per quanto riguarda il microfono esterno per il vivavoce, andiamo a installarlo in questa posizione dal lato del guidatore e lo faccio passare attraverso tutta la guarnizione per poi entrare sempre nel cruscotto. L'installazione della retrocamera non è proprio semplice, bisogna armarsi di tanta pazienza e non aver paura di aprire. Si parte dal portellone posteriore e nel doblò bisogna smontare tutto il fascione in plastica con le luci del portatarga, dove andremo ad installare la telecamerina. Damiano si occupa dei cablaggi che dal portellone posteriore dovranno percorrere tutta l'auto fino all'interno del cruscotto per giungere alla plancia della radio. Inoltre serve prendere la corrente dal contatto della luce di retromarcia, così che quando faremo manovra, inserendo la retromarcia, si accenderà in automatico la telecamerina posteriore. Questa è forse la fase più impegnativa. Far passare tutti i cavi non è semplice. Anche nel fissare la telecamerina in un posto adeguato, forare le plastiche del fascione posteriore del baule, serve molta attenzione. Ma ci siamo quasi. Ora tutto il cablaggio deve essere correttamente saldato nel nuovo connettore dell'autoradio. Una volta preparati tutti i cablaggi e chiusa la plancia, è finalmente ora di collegare tutto alla nostra Atoto S8. Iniziamo quindi a collegare i vari cablaggi alla nostra Atoto. Innanzitutto questa è la presa del sottochiave che avevamo preparato prima, il microfono l'ho collegato a questo cavetto qua e andiamo a metterlo nel primo slot della nostra Atoto. Passiamo poi alla connessione del phone link, che è quello che permette di avere Android Auto e Apple CarPlay cablato, e lo colleghiamo in questo punto qui. Questo è il cavo della memoria esterna che va al vano portaoggetti. Prendiamo il cavetto con scritto Rear Camera In e lo colleghiamo qua perché serve per la telecamera di retromarcia. Questo poi va attaccato con il cavo RCA alla linea che arriva direttamente dalla nostra telecamera posteriore. Questo è il cavo della telecamera posteriore collegato direttamente alla retromarcia e va attaccato a Rear Camera più del nostro cavo ISO. Quando attiveremo la retromarcia partirà la telecamera posteriore.
Passiamo poi alle antenne, quella del 4G, quella del GPS e all'antenna FM della radio. Attacchiamo il cavo ISO, che è il cuore di tutti i collegamenti della nostra autoradio, e teniamo l'antenna FM per ultima perché è un po' più corto il cavo. E il nostro Atoto S8 è collegato. E adesso guardiamo se funziona anche la telecamera posteriore. Inserisco la retromarcia ed ecco che la nostra telecamera funziona perfettamente. Bene, ringrazio la Atoto per avermi spedito questo kit e vi lascio in descrizione il link dove poter acquistare questa autoradio con il mio codice sconto. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale.